Bella raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi gli amici del noleggio Rental Plus di Cassano Magnago, che potete trovare in via Buonicalza 114, ci hanno fornito questa Peugeot 3008 che in allestimento GT Line è molto più interessante di quanto vi aspettereste. Nella parte anteriore troviamo la griglia, design accattivante e moderno, al centro logo Peugeot. Sotto la griglia ci sono i sensori infrarossi che rilevano il veicolo davanti a noi e ci avvisano. Ai lati, sempre nella parte bassa, troviamo i sensori per l'ingombro. I gruppi ottici invece full LED presenti di serie nella versione GT Line, che hanno queste frecce progressive molto belle che copiano un po' il design Audi. Nella parte laterale dell'auto troviamo una linea tagliata al posteriore che aiuta a slanciare il veicolo. Troviamo dei cerchi da 18 di serie nell'allestimento GT Line, neri e satinati. Nella parte posteriore troviamo un lunotto di dimensioni ridotte che non garantisce grandissima visibilità dagli specchietti, problema risolto da una telecamera che è in dotazione sulla linea GT Line. I gruppi ottici hanno una linea squadrata che richiama la linea dell'auto generale. Gli scarichi cromati hanno una funzione puramente estetica, infatti il vero scarico è nascosto a sinistra. Siamo a bordo di questa 3008, la prima sensazione che si ha quando si sale è di tanta tecnologia e di qualità dei materiali. Partiamo subito dai materiali. Troviamo una plancia fatta quasi tutta da plastiche morbide che ha una trama in denim che riprende quella dei sedili, che sono sia in denim che in pelle che ritroviamo sia sul volante che su parte delle portiere e sul tunnel centrale. Devo dire di qualità molto elevata, pelle morbida, quindi molto piacevole al tatto. Parlando invece di tecnologia, è veramente tanta su questa vettura. Troviamo un display che controlla l'infotainment, la navigazione, navigatore di serie su questa versione GT Line, e il clima. Molta tecnologia la troviamo anche nel cockpit che ha diverse modalità, tra cui quella personalizzata in cui potete inserire i dati che più ritenete consoni alla vostra guida, la modalità navigazione che vi mostra le mappe e riduce contachilometri e contagiri in 2 ghiere molto belle da vedere. Queste stesse ghiere le troviamo nella modalità guida. In pratica la modalità guida vi fa vedere cosa sta facendo l'auto, tutti i controlli che vengono inseriti, il mantenimento della corsia, la frenata assistita e tutti gli altri controlli, l'ABS, il traction control, eccetera. Abbiamo la modalità minimo che riduce il cockpit a uno schermo nero con la velocità al centro, e la modalità standard ovviamente con contachilometri e contagiri. L'unico appunto che si può fare alla modalità standard è che la lancetta del contagiri, credo per motivi di simmetria, gira da destra a sinistra e non da sinistra a destra come in un normale contagiri analogico. Per quanto riguarda invece le sensazioni di guida che trasmette il volante, sono molto buone. Volante leggero, piccolino come su tutte le nuove auto Peugeot, tagliato sia in alto che in basso. Dietro il volante troviamo le palette per il cambio automatico che funziona bene, rapido nella cambiata, risponde sempre. Le palette però purtroppo non sono integrate al volante, sono fisse ma di piccola dimensione, quindi se io vado a girare su una curva di ampio raggio o medio raggio non arriverò mai a cambiare la marcia se tengo le mani a ore 9,3, e questa è un po' una pecca.
Sulla plancia troviamo i comandi per le funzioni del display, comando musica, comando clima, navigazione, settaggi dell'auto, potete decidere se lasciare inserito lo start e stop, il controllo di trazione, il mantenimento della corsia, il comando per le chiamate se avete collegato il telefono e il comando delle 4 frecce. Troviamo anche un manettino per regolare il volume e per mettere muto o spegnere il display. Peccato che non sia retroilluminato, quindi di notte o di sera tardi non si vede. Sono presenti molti vani per riporre gli oggetti. Abbiamo un vano per riporre 2 bottigliette d'acqua, 2 bicchieri, uno per le varie monetine. E interessante è il portaoggetti qua al centro, molto ampio, cioè ci entra tutto il braccio e soprattutto è refrigerato. Il fatto che sia refrigerato è una buona cosa, ci sta anche una bottiglia da 1,5 litri, quindi se dovete fare un viaggetto è molto comodo. Perché comprare questa macchina? Allora, questa qui è la versione 1500, 130 cavalli diesel col cambio automatico, GT Line base, costa 36.000 euro, optional è solo il colore nero, che sono, se non mi ricordo male, 700 euro in più, se no è il classico colore verdone di Peugeot. Perché comprarla? Perché secondo me questa tecnologia qua a bordo, le finiture, la qualità della guida, cioè come ti fa sentire quando guidi quest'auto, ne vale la pena. Non consiglierei però questa versione, cioè questa versione, la GT Line sì, è perfetta perché ha un assetto rigido ma non troppo e consente una tenuta di strada molto buona, cioè la macchina ha un po' di rollio, si appoggia sulle gomme ma non ha né sottosterzo né sovrasterzo. Non consiglierei però questo motore, ecco, io consiglierei il motore 180 cavalli ovviamente, perché è l'unica cosa che interessa, è andare forte alla fine. Cioè se uno va a fare un test drive, cosa ci fa con la macchina? La prima cosa che fa è prova a schiacciare e vedere se vanno. Quindi consiglierei il motore 2180 cavalli automatico. Consiglierei anche di prenderla 4x4, ma non c'è e quindi non ve lo consiglio più. Dopo tutte queste parole sull'auto, che speriamo non vi abbiano annoiato, sono le 7, la giornata è finita, fuori è buio, abbiamo acceso le luci per illuminarmi un po'. Non abbiamo detto, cogliamo l'occasione per dire che i LED di sera che illuminano tutto l'abitacolo sono bellissimi e danno un tocco di lusso proprio di macchina da ricco. Siamo giunti al termine. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate, fate tutto quello che potete fare. Se non vi è piaciuto mettete il non mi piace, accettiamo le critiche. Andate a vedere il sito Rental Plus che lasciamo in descrizione per tutte le loro offerte. Quest'auto è disponibile, ci sono tantissime altre auto disponibili per noleggio lungo e breve termine. Seguiteli su Instagram, seguite anche Tex Garage e Tex Production su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video.